Buonasera. Il programma di stasera è dedicato a un uomo che con l'aiuto di carta e penna è riuscito a penetrare nei grandi segreti degli atomi e dell'universo, Albert Einstein. Einstein è forse l'ultimo dei grandi ricercatori solitari, un uomo che ha aperto nuovi orizzonti alla fisica, dando luogo a nuove ricerche che oggi vedono impegnati mezzi giganteschi. Un personaggio indimenticabile anche, con quella sua capigliatura scarmigliata, il suo impegno civile e anche il suo senso dell'umorismo. Ciao. Ciao. Ho 3 problemi per domani. Oh, prima ti voglio fare un indovinello. Che cosa è più utile secondo te? Il sole o la luna? La luna è più utile perché fa luce di notte, mentre invece il sole, lui, brilla solamente quando fa chiaro. Stasera passeremo 2 ore in compagnia di Einstein, seguendolo nel percorso della sua vita e aiutandoci con filmati, con esperimenti e con l'intrigante sceneggiato che è stato girato su di lui dal regista Lazar Iglesias. Lo seguiremo sin da quando era ragazzo, un ragazzo straordinariamente precoce, fino agli ultimi anni, impegnato in una disputa che gli procurò molte delusioni e amarezze. Una vita, tra l'altro, che attraversa un'epoca di enormi cambiamenti. Quando Einstein nacque, nel 1879, non esisteva ancora la lampadina elettrica ed era appena stata inventata la bicicletta. Quando morì, nel 1955, l'umanità era già entrata nell'era atomica e stava preparandosi a quella spaziale. La cosa curiosa è che questo personaggio, destinato a rivoluzionare tutta la fisica del Novecento, da piccolo non dava l'idea di essere proprio un genio. Apri la bocca. Tira fuori la lingua. Allora, abbiamo 4 anni e ancora non vogliamo parlare. È un bambino un po' lento, non molto sveglio. Io penso sia meglio dirvi la verità. Spero che col tempo possa migliorare, ma questo bambino è senza dubbio un po' ritardato. In realtà il piccolo Albert è un ragazzo che osserva e riflette. Non comunica molto, ma è pieno di curiosità. Un bambino che vuol capire e che pone sempre domande. Zio Jacob, che cos'è questo? Un generatore. Serve a fabbricare qualcosa? Fabbrica l'elettricità. Sì, ma non si vede. L'elettricità è invisibile. E da qui dove va? Se ne va dentro a quel filo che sta lì sotto e arriva a quell'apparecchio laggiù. Ma come fa a passare? Non c'è posto, il filo è pieno. L'elettricità può passare perfino attraverso un metallo, come la luce passa attraverso un vetro. Allora l'elettricità serve a far luce? Non serve solamente a far luce, serve anche a far girare le macchine. Ma perché il lago ritorna sempre allo stesso posto? Perché indica il nord. I marinai se ne servono per trovare la rotta. Ma per quale ragione indica sempre il nord? Dovresti fare questa domanda allo zio Jacob. Io credo che in quel lago ci sia una forza che gli impedisce di perdere il nord. Ma lui come fa a muoversi? Un'energia è nascosta dentro? Sì, ci deve essere qualcosa del genere. Ma se mi fai un'altra domanda mi metterò io a letto con la febbre. Ma può funzionare anche al buio? Sì, anche al buio. Quando sarei guarito andremo a provarla di notte all'aperto. Certi ragazzi particolarmente intelligenti a volte non hanno dei buoni voti a scuola. Può succedere, buonasera, ne parliamo con la professoressa Anna Ferraris. Sì, può succedere per vari motivi. Uno è che appunto l'intelligenza è multiforme e le intelligenze possono essere molto diverse l'una dall'altra.
E l'altro, nel caso specifico, può anche essere che in Germania lui fosse inserito in una scuola dove c'era un clima fortemente autoritario, che lui non riusciva a tollerare, e infatti quando poi si spostò in Svizzera trovò una scuola molto più liberale, e lì non riusciva bene soltanto nelle materie scientifiche, ma anche nelle materie letterarie. Ecco, può succedere anche che un ragazzo che ha molto talento, come il caso di Einstein in matematica, in qualche modo, visto il successo che ha in questa materia, si appassioni e trascuri un po' il resto. Sì, questo succede spesso, insomma, perché uno ha delle gratificazioni in quel campo, approfondisce una serie di conoscenze ed è invogliato a indirizzarsi in quell'ambito. Quindi diciamo anche in generale, per valutare un po' i ragazzi sia a scuola che poi in famiglia, bisogna tenere presente che non sono tutti uguali come delle automobili, ognuno ha dei tempi diversi e anche dei campi di espressione diversi. Certo, l'intelligenza è molto personale, anche perché interferisce anche il temperamento e si sviluppa anche in maniera diversa secondo le persone, quindi non bisogna poi avere molto paura se un bambino in un settore non sta un po' più indietro rispetto ad altri, perché ognuno ha i suoi ritmi di sviluppo e non è detto che uno sviluppo lento poi non abbia i suoi vantaggi. E quindi può recuperare bene, come ha fatto poi Albert Einstein. Grazie. Certamente. Ma com'era la famiglia di Einstein? Beh, non c'erano geni nel suo albero genealogico. La sua era una famiglia perfettamente normale, di piccoli commercianti, artigiani, imprenditori. Quella di Einstein era per molti versi una tipica famiglia ebrea di media borghesia. Hermann Einstein, il padre, era un uomo allegro e affettuoso, con il pallino degli affari ma scarsissime doti imprenditoriali. In società con il fratello Jacob, zio di Albert, tentò di mettere in piedi una ditta per la produzione di materiale elettrico e questa fallì a più riprese. I miei calcoli sono esatti. La madre, Pauline, era invece una signora calma e amante delle arti. Suonava il pianoforte e fece nascere nel figlio Albert il grande amore per il violino che lo accompagnò per tutta la vita. La famiglia fu completa nel 1881, quando 2 anni e mezzo dopo la nascita di Einstein arrivò Maya, la sorellina. La ditta di materiali elettrici a un certo punto deve chiudere. Malgrado sia il grande momento di sviluppo dell'elettricità, gli affari vanno male. E il padre di Einstein pensa addirittura di lasciare la Germania. Allora? Avremmo dovuto vendere. Noi vendere alla ditta Grube e Figli. Jacob, dimmelo. Onestamente. Ho condotto male i nostri affari? Hermann, non c'è mai stata la minima disputa tra noi due durante questi 15 anni. Abbiamo avuto giorni felici. Bisognerà ricominciare da capo. Tutto qui. Ma non in Germania. Qui non c'è più spazio per noi. I trust ormai sono troppo potenti. Lo senti? Mm-hmm. Albert finirà per diventare un eccellente violinista, vedrai. Può darsi. Ma no, fate un po' d'attenzione. Mettilo là. E queste 2 poltrone? Più tardi, ne abbiamo tutto il tempo. Maya. Su, andiamo, figlioli. Vi renderete conto che non è così grave. In fondo, la fortuna di avere in Italia dei parenti ricchi è già qualcosa, no? Laggiù ci metteremo ben poco a risistemare i nostri affari. Speriamolo. E poi, è un paese così bello. Io voglio venire con voi. Ci raggiungerai durante le vacanze. La Germania non la sopporto più. Anche se noi abbiamo delle piccole noie, la Germania è sempre una grande nazione. Non è una grande nazione, è una caserma. Caserma o no, è qui che farai gli esami di maturità. Sin dall'inizio Einstein rivela quello spirito indipendente e libero che farà di lui un personaggio anticonformista non solo nella vita, ma anche nella scienza.
La famiglia parte quindi per Pavia e il giovane Einstein, quindicenne, è costretto a continuare i suoi studi in un ambiente che non ama. Buongiorno, signora Bacher. Oh, ma che disordine. Qui non c'è più posto neanche per una lettera. È di mia madre. Oh, ma non vedi come ti sei vestito? Oh. Non sai che è un ragazzo insolente. In ogni caso, guarda che per mezzogiorno questa stanza deve essere in ordine. Se no scriverò a tuo padre. È lei, signor Besso? Gli dica qualcosa. Vedo che siete tanto amici, forse a lei darà ascolto. Sì. Allora, come va Albert? Besso, come farei senza di te? Sai, non ne posso più. Ah, manca solo un semestre. Solo un semestre. Alle elementari i professori mi sembravano dei sergenti. Al liceo sono passati di grado, sono dei tenenti. Ancora. Ma tu li senti? La loro occupazione preferita, le sfilate. Il militarismo prussiano ha contaminato tutta la Germania. Passo cadenzato, avanti, marcia! 1, 2, 1, 2. 1, 2. Halt! Fianco destro. Einstein, 2 passi avanti. Fianco sinistro. Attenti! Ho detto attenti! Scattare! 1, 2. Allora, è un rifiuto di obbedienza? Lo chiami come vuole. Ti rifiuti di obbedire? Tanto peggio per te, avrai presto mie notizie. Il liceo che frequenta a Monaco è uno dei migliori, ma gli insegnanti gli appaiono un po' come dei sergenti e dopo appena 6 mesi dalla partenza dei genitori fa di tutto per lasciare la scuola. In un certo senso sono gli stessi professori che gli facilitano il compito perché l'insofferenza è reciproca e non fanno nulla per trattenerlo, anzi, temendo che il suo comportamento insolente contagi anche gli altri allievi, gli comunicano che non è più persona gradita al liceo. Solo il professore di matematica cerca di difenderlo, ma senza successo. Albert, sfortunatamente non ho potuto aiutarti. La tua presenza potrebbe causare dei disordini, così dicono di te. Ma ci tenevo che sapessi che in matematica e anche in fisica le tue prestazioni sono state di un livello che io definirei di eccezionale qualità. E allora ecco, Einstein, ho preparato un piccolo attestato che potrà esserti utile se entrerai in un altro istituto. Grazie, professore. Felicissimo, Einstein raggiunge la famiglia in Italia con l'idea di non tornare più a studiare in Germania. Il padre però non è della stessa idea. 15 giorni di aria buona e poi a Monaco. No. E quando tornerai sarai diplomato. Io non tornerò mai in Germania. Che discorsi sono questi? Ho riflettuto e ho deciso di rinunciare alla mia nazionalità. Ah, tu hai deciso. A 15 anni prende la decisione di diventare apolide soltanto perché non gli piace più la sua scuola. No, perché non voglio appartenere a un paese la cui principale virtù è l'intolleranza. Dimentichi che non sei ancora maggiorenne. Allora tu farai la domanda per me. Tu sei nato in Germania e resterai tedesco. La famiglia Einstein in quel periodo abitava a Pavia. Ma cosa ci faceva a Pavia? È rimasta ancora qualche traccia di questo passaggio? La famiglia Einstein giunge a Pavia dopo una breve permanenza a Milano. Pavia viene scelta perché sembra offrire ottime prospettive per una nuova ditta di materiali e strumenti elettrotecnici. Gli Einstein aprono la loro impresa in società con un ingegnere italiano conosciuto ai tempi di Monaco, Lorenzo Garrone. L'impresa viene chiamata Officine Elettrotecniche Einstein Garrone.
I suoi edifici esistono ancora e oggi sono considerati testimonianze di archeologia industriale. La famiglia si stabilisce in una bella casa appartenuta a Ugo Foscolo. Albert a Pavia passeggia, si gode la vita come un ragazzo che abbia deciso di lasciare la scuola. Insieme all'amico Otto Neustatter se ne va in giro a piedi attraverso gli Appennini fino a Genova. Sono giorni spensierati che considererà sempre fra i più felici della sua vita. È proprio in questo periodo che Albert decide di non voler più essere tedesco e diventa apolide, cosa che rimase fino a 21 anni. E soprattutto si dedica con grande passione allo studio della matematica, scegliendosi finalmente da sé libri e programma. Poiché è molto bravo nelle materie scientifiche, tenta di dare direttamente l'esame di ammissione all'università, ma non in Germania, in Svizzera, a Zurigo, visto che è una università di lingua tedesca. L'esame di ammissione però va male, viene bocciato in tutte le materie, tranne che in fisica e matematica. Allora frequenta un corso preparatorio nella scuola cantonale di Arrau che gli permette di evitare un nuovo esame di ammissione. È una scuola che gli lascia un'impronta incancellabile per la sua atmosfera liberale. E così si può iscrivere al Politecnico di Zurigo e per mantenersi agli studi lavora in biblioteca e in laboratorio. Ed è durante questo periodo che conosce una studentessa che diventerà poi sua moglie, Mileva Maric. Mileva. E se noi ci sposassimo? Einstein amò appassionatamente Mileva Maric, una donna e una scienziata brillante di origine serba. Forse il colpo di fulmine scattò all'università quando lui le prestò i suoi appunti di fisica e lei glieli restituì corretti. Albert le scrisse: «Sono così fortunato ad avere trovato te, una persona mia pari, forte e indipendente quanto lo sono io». E poi ancora: «Mi manca terribilmente una lettera della mia amata strega. Stento a credere che rimarremo separati ancora per tutto questo tempo. Solo ora capisco di amarti davvero alla follia». D'altronde, l'unione anche scientifica fra i due era forte. Einstein le scrisse, fra l'altro: «Non vedo l'ora di lavorare ai nostri nuovi progetti. Devi continuare le tue ricerche. Quanto sarò orgoglioso di avere come fidanzata una piccola accademica, mentre io rimarrò una persona del tutto normale». Nel 1900 finalmente Einstein si laurea al Politecnico di Zurigo e, come ogni laureato, cerca un lavoro. La sua prima idea è quella di rimanere nell'ambito della ricerca, di fare l'assistente universitario, ma stranamente non viene giudicato adatto. Mi dispiace, Einstein. Mi dispiace. Ma non credo che le renderei un buon servizio se le lasciassi delle illusioni a questo proposito. Né io né alcuno dei miei colleghi potremo tenerla come collaboratore. Penso che potrebbe diventare un buon avvocato, o chissà, forse anche un bravo medico, ma ricercatore scientifico non lo diventerà mai. Lei ha un cervello troppo fantasioso e uno spirito troppo indipendente. Ciò che a lei mancherà sempre, signor Einstein, è il rigore e soprattutto una mente scientifica. È veramente sorprendente che Einstein desse questa impressione, ma in un certo senso questo professore aveva visto giusto, perché era effettivamente un giovane fantasioso e indipendente, proprio due qualità che gli permisero di diventare in seguito uno straordinario innovatore, però due qualità che mal si accordavano con il rigore e la gerarchia per un lavoro di assistente universitario. Già a quell'epoca Einstein era un pensatore, un leader, non un gregario. I conti di casa però alla fine del mese bisogna pagarli e allora Einstein mette un annuncio sul giornale, sulla Gazzetta di Berna. Eccomi, vengo. Io volevo parlare con il signor Einstein. Sì, sono io.
Sa, questo è il mio compagno più fedele. Ah, il mio nome è Solovin. Ah, bene, bene. Prego, si accomodi. Di là, di là. Venga. Ho letto il suo annuncio sulla Gazzetta di Berna. Ah, sì, quell'inserzione, sì. Laureato al Politecnico, è disposto a dare lezioni di fisica teorica a 3 franchi l'ora. Va bene, prego, si sieda. Fino ad oggi ho studiato soprattutto filosofia e lingue morte. Vorrei cominciare con le scienze. La filosofia e la scienza sono parenti prossime. La prima interpreta la realtà. La seconda la scopre. E qualche volta la inventa. Ma lo scopo della fisica non è quello di rendere conto del reale così com'è? Sì, lo dovrebbe fare, ma il reale è così sottile. Lo sa? La fisica teorica assomiglia un po' a una vecchia signora paralizzata dalle superstizioni. Pensi che dopo l'epoca di Newton la fisica è basata su postulati che potrebbero benissimo essere altrettanti errori. Nel 1902 finalmente si presenta l'occasione per un lavoro stabile, perché un amico lo presenta a un dirigente dell'ufficio brevetti di Berna e l'esame questa volta è di quelli che piacciono a lui. Lei si è laureato al Politecnico 18 mesi fa. Sì. E a tutt'oggi non è riuscito a farsi assegnare un regolare impiego? No, signore. Non ha fatto domanda per diventare assistente di uno dei suoi professori? Sì. E nessuno lo ha assunto? No. Perché? Perché loro ritenevano che io non fossi dotato di una mente scientifica. E che cos'è, secondo lei, una mente scientifica? È una mente che dubita. Quindi una mente che cerca, che scopre e che dimostra. Ha fatto delle ricerche personalmente? Sì. Oggetto? L'universo. Ah, niente di meno. Quali ragioni particolari l'hanno spinta a questa ricerca? A dire il vero mi pongo assai raramente domande su me stesso, ma devo dire che l'esistenza a me sembra spaventosamente povera. La vita quotidiana è triste e sprovvista di ogni minimo interesse senza quel bisogno di scoprire tutti i segreti di questo mondo che Dio tenta di tenerci nascosti. Lei crede in Dio? Oh, in un Dio incarnato certamente no, ma credo in un'armonia, in un ordine universale e arrivo anche a pensare che i ricercatori siano gli unici a possedere uno spirito religioso. Che conoscenza ha della nostra legislazione sui brevetti? Nessuna. Ha avuto modo di occuparsi dei problemi relativi alle invenzioni? No. Ritiene di avere una qualche competenza in questo campo? No, nessuna. Lo sa in che cosa consisterebbe il suo lavoro qui? No. Lei è assunto come ingegnere di terza classe a 3.500 franchi l'anno. Riconosce se non altro di non sapere niente. Questo è già molto. Grazie. Einstein viene dunque assunto all'ufficio brevetti di Berna come ingegnere di terza classe, con uno stipendio annuo di 3.500 franchi e può finalmente sposare Mileva. Nel tempo lasciato libero dalle pratiche dei brevetti, Einstein lavora intensamente e non soltanto alla teoria della relatività ristretta. In quel periodo pubblica altri 2 lavori fondamentali che rivoluzioneranno la fisica. La prima dimostrazione diretta dell'esistenza degli atomi e l'interpretazione della natura della luce, che apre le porte alla meccanica quantistica. Un lavoro questo che gli varrà poi il premio Nobel nel 1921. È molto giovane, ma la sua mente è già estremamente matura e non è una cosa inconsueta in questo campo. Molti matematici hanno prodotto contributi fondamentali in età molto giovanile. Allora, quanto fa 5 per 5? 30. Silenzio!
5 per 5? Natale! Quello per la matematica è un talento che tende a sbocciare molto presto. Blaise Pascal, ad esempio, a soli 12 anni aveva riscoperto da solo i primi 32 teoremi di Euclide. A 19 aveva costruito la prima calcolatrice meccanica e a 23 aveva fondato la meccanica dei fluidi, calcolando fra l'altro il peso dell'aria. Évariste Galois gettò le basi dell'algebra moderna prima di compiere 19 anni, mettendole per iscritto a 20, la notte prima di essere ucciso in un duello. A 24 anni Alan Turing aveva già inventato la logica del computer e qualche anno dopo avrebbe decifrato i codici militari nazisti, un contributo decisivo alla vittoria sulla campagna di Hitler. E Carl Friedrich Gauss a 3 anni già aiutava il padre a tenere i conti della bottega. Ti ho dato 40.000 lire e la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante mila lire ci vogliono? 40. E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è una per ora. Secondo un recente studio, i matematici sono infatti gli scienziati più precoci. La loro prima scoperta importante la fanno in media a 27 anni, contro i 30, ad esempio, dei chimici e i 32 dei medici. Lo stesso studio ha invece smentito l'idea che il loro talento appassisca altrettanto presto. Andrew Wiles, ad esempio, ha dimostrato l'ultimo teorema di Fermat a 41 anni. Lo stesso Gauss ha continuato a dare contributi fondamentali anche in tarda età. E i fisici stanno rivalutando gli studi di Einstein sull'unificazione delle leggi fisiche, quelli che occuparono i suoi ultimi anni. Beh, certamente comunque colpisce questa grande precocità di alcuni matematici, come abbiamo visto. Ne parliamo con il professor Bellone, buonasera, Buonasera. Che è storico della scienza. Allora, come mai ci sono dei geni così precoci in matematica? Ma forse la spiegazione più semplice è questa, che i cervelli giovani sono veloci e potenti. E in effetti quando si guardano i lavori dei grandi matematici, dei grandi fisici, dei grandi biologi in età giovanile si resta colpiti da questa potenza, che però si lega anche a una forma di audacia, cioè il coraggio di pensare cose molto nuove, molto diverse da quelle di tutti perché gli altri. si ha anche meno da perdere nei confronti degli altri. Sì, ma anche perché forse non si sono ancora avute troppe lezioni dall'esperienza e quindi si è molto coraggiosi. E questo facilita ovviamente. Però ci sono le grandi eccezioni di grandi scienziati che continuano ad essere creativi e produttivi per tutta la vita. Lei citava il caso di Galileo poco fa. Beh, certamente, ma Galileo non è l'unico. Teniamo anche conto che Galileo diventa il padre dell'astronomia con il telescopio, ma ci arriva alle soglie dei 50 anni, non era più un ragazzino. E poi ci sono, non so, come ultimo esempio, uno dei più grandi matematici che donna abbia mai partorito su questo pianeta, è certamente Henri Poincaré. E Poincaré inventa la topologia algebrica nella sua forma moderna dopo aver compiuto i 40 anni. Quindi la soglia dei 35 è un po' problematica. Senta, ma può esserci anche un altro problema, cioè il fatto che a una certa età, dopo i 30 anni, 35 anni, si diventa direttori di ricerca e a questo punto bisogna gestire i fondi, cercare i finanziamenti, amministrare i laboratori, quindi si finisce di far meno ricerca. E questo è un fenomeno nuovo per la nostra specie, nel senso che ha cominciato a diventare massiccio negli ultimi 50 anni, quando cioè per fare ricerca in certi settori sono necessarie macchine molto potenti, per esempio, o equip molto estese di persone. Quindi è una ricerca costosa. È una ricerca costosa. Allora accade spesso, purtroppo, che una persona giovane che ha dimostrato di avere grande competenza e grande creatività, credo che il termine sia giusto, sia creatività, proprio per i suoi meriti, diventa ricercatore di fondi per fare poi la ricerca. E così non fa più la ricerca, però. Finisce dietro una scrivania con scartoffie sempre più complicate.
Questo meno male non è successo né a Einstein né a Galileo ai suoi tempi. Sì, ma non è mai successo, questo è proprio un fatto nuovo della società contemporanea, perché fare ricerca in certi settori richiede moltissimo denaro e questo è un grosso problema per tutti. Grazie professor Bellone. Ma il cervello di queste persone geniali ha caratteristiche particolari? Qualche tempo fa è stato ritrovato il cervello di Einstein, conservato in un boccale. Alla sua morte, infatti, il corpo venne cremato in una cerimonia riservatissima e le sue ceneri disperse al vento in un luogo segreto. Ma Einstein, che non amava essere al centro della scena e aborriva le interviste, morendo ebbe una inaspettata civetteria. Donò il suo cervello alla scienza perché ne fossero esaminate le caratteristiche fisiologiche. Il cervello che ha concepito la teoria della relatività era certamente eccezionale. Ma in che cosa esattamente era diverso da quello dei comuni mortali? Appena 7 ore dopo la morte di Einstein, il 18 aprile 1955, il suo cervello fu prelevato dal patologo dell'ospedale di Princeton, il dottor Thomas Harvey. Otto Nathan, l'esecutore testamentario, non lo volle consegnare alla commissione scientifica che aveva chiesto di esaminarlo, ma autorizzò Harvey a tenerlo e a studiarlo. Pur non essendo un esperto di cervelli, Harvey misurò e fotografò l'organo, quindi lo tagliò, secondo la procedura dell'epoca, in 240 cubetti che numerò accuratamente. Ne tagliò poi alcune in sezioni sottilissime per l'esame al microscopio, ma non pubblicò mai nulla e il cervello di Einstein fu dimenticato. Fu un giornalista nel 1978 a rintracciare Harvey nel suo studio a Wichita, in Kansas. Per tutti quegli anni si era portato dietro i resti del grande fisico, custoditi in 2 barattoli, da una città all'altra. Se li sarebbe poi tenuti fino al 1996, quando, ormai anziano, li riportò a Princeton. Il loro esame poteva finalmente cominciare. Naturalmente non è guardando un cervello al microscopio che si capisce che cos'è la genialità, anche se in futuro non è esclusa che qualcosa di più si possa capire. Buonasera, professor Oliverio. Allora, cos'è la genialità per voi psicobiologi? Ma la genialità è la capacità di ricombinare le idee, di trovare dei prodotti originali, cioè di non essere ripetitivi, di vedere un problema in modo nuovo. Quindi un misto di intelligenza e creatività, ma naturalmente a alto livello. Sì, senza dubbio. Tutti noi abbiamo una forma di intelligenza corrente, diciamo una persona geniale in un particolare settore sa produrre qualche cosa di nuovo. Ma guardando un cervello si capisce qualcosa? Beh, guardando un cervello, sì, sappiamo una serie di cose, per esempio che tutta la parte anteriore è tipicamente umana, nel senso che sono aree, la corteccia frontale, che hanno la capacità di associare le esperienze che sono depositate nel resto del cervello. Ma per esempio il numero di neuroni può contare in questa, esplosione di connessioni? Beh, il numero di neuroni è importante per la specie umana, nel senso che abbiamo un centinaio di miliardi di neuroni, che non è una cifra indifferente. Quello che è altrettanto importante, se non di più, sono le connessioni tra questi neuroni, i contatti, e queste sono una serie di vie associative che sono estremamente importanti e che non sono stabilite dalla genetica, ma sono in buona parte legate alle esperienze e alla stimolazione che noi abbiamo, anche agli stimoli interni, cioè al modo in cui pensiamo. Quindi diciamo che noi nasciamo con un apparecchio, con una macchina che ha delle grandi potenzialità e poi è l'ambiente che fa crescere come un albero, in fondo innaffiando delle ramificazioni e quindi dei risultati. Sì, senza dubbio, è come un Lego, il gioco di altri tempi in cui anche noi aggiungiamo dei mattoncini con le nostre esperienze e con l'impegno. Tra l'altro anche col tempo, perché il tempo di maturazione del cervello nella specie umana è molto lungo. Sì, questo è uno dei vantaggi della nostra specie, quello di non nascere con un cervello già finito, ma di nascere con un cervello che è aperto, che matura lentamente e che cambia la sua forma, la struttura proprio sulla base delle esperienze. Richiede però a un certo punto che, come un computer, la macchina funziona, ma bisogna metterci dentro delle cose, questo dipende dall'ambiente, e queste crescite vengono stimolate da buoni maestri, da una famiglia, da un ambiente, dalle letture e da tutto quello che ci circonda.
Senza dubbio, la specie umana ha pochissimi istinti, cioè programmi che la portano a risolvere i problemi del mondo in modo automatico. Tutto ciò che fa è in buona parte legato agli apprendimenti e quindi a ciò che assorbiamo nel corso delle esperienze, con la scuola, con l'università e via dicendo. Grazie, professor Oliverio. La genialità noi la giudichiamo naturalmente in definitiva poi da quello che esce da questa scatola nera. La storia dell'umanità è cosparsa di picchi, cioè di personaggi che hanno dato contributi straordinari in ogni campo. Ma dal punto di vista delle scoperte scientifiche, cosa in particolare caratterizza la genialità? La grande scienza sfida sempre l'immaginazione e spesso anche il buonsenso. Lo scienziato geniale riesce infatti a vedere qualcosa di nuovo in ciò che è sempre stato sotto i nostri occhi. Non a caso la scienza moderna nasce quando Copernico dimostra che è la Terra a girare intorno al Sole, anche se ogni giorno vediamo il Sole muoversi intorno a noi. Le leggi che regolano i movimenti dei pianeti vengono scoperte da Newton. Lo scienziato inglese dimostra che tutti i corpi nell'universo si attraggono. Quando una mela cade perché è attratta dalla Terra, anche la Terra si muove verso la mela. 2 secoli più tardi Edwin Hubble scoprirà che nonostante questa attrazione, le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra e avanzerà un'ipotesi apparentemente assurda. L'universo non potrebbe essere nato da una gigantesca esplosione, un Big Bang? Anche il mondo vivente ha regalato grandi sorprese, ma solo a chi è riuscito a guardarlo con occhi nuovi. Basti pensare che bisogna aspettare il 600 perché William Harvey scopra la circolazione del sangue, un fenomeno che oggi ci sembra banale. Ma la sorpresa più grande ce la riserva Charles Darwin, scoprendo che animali e piante non sono sempre stati come oggi li vediamo e che la perfezione dei loro adattamenti è il frutto di un processo naturale, l'evoluzione. La stessa Terra si rivela ben più strana di quanto si era prima pensato, quando Alfred Wegener scopre qualcosa di quasi inconcepibile, che i continenti si muovono sulla superficie del nostro pianeta come immense zattere. E proprio in quegli anni Albert Einstein, che è un suo coetaneo, rivoluziona la nostra visione del mondo sin dalle fondamenta. Chi avrebbe mai potuto pensare che il tempo può rallentare? O che la materia può trasformarsi in energia, o anche viceversa. Sì, certo. È qui dunque, all'ufficio brevetti nel 1905, che Einstein scrive il suo lavoro sulla relatività ristretta e sul rivoluzionario concetto di spazio-tempo. I suoi lavori vengono pubblicati sugli Annali della fisica e qui abbiamo proprio un prezioso volume, che è il volume originale del 1905 in tedesco, con l'articolo originale di Einstein. Questo volume ci è stato prestato dal Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Cominciano le reazioni dei fisici di fronte a questa visione del tutto nuova della struttura della materia. Questa teoria della relatività non è affatto scientifica. È basata su un ragionamento che è puramente speculativo. Può anche essere interessante sul piano filosofico, ma dal punto di vista scientifico non ha alcun valore. Io in realtà non ci ho capito molto. Eppure come principio non ha niente di così complicato. Non sono della sua opinione, signor Planck. A mio avviso è geniale e anche limpido. Non c'è infatti un solo tempo e un solo spazio. Esiste al contrario una moltitudine di tempi e di spazi, signori. Solamente che entro ciascun tempo e entro ciascuno spazio vi è una relazione oggettiva indipendente dall'osservatore. Ecco tutto. Mi perdoni, mio caro collega, dove sono i dati sperimentali di tutto questo? È basato soltanto su delle teorie. Molto nebulose, oltretutto. Per quanto mi riguarda, posso dirvi solo una cosa. Se queste teorie, come penso, sono esatte, il fisico che è l'autore di quest'articolo passerà alla storia come il Copernico della nostra epoca.
Ma in cosa consiste esattamente questa visione rivoluzionaria dello spazio-tempo? Beh, effettivamente si tratta di qualcosa di molto poco semplice da capire, perché va contro la nostra esperienza quotidiana e quindi contro la nostra intuizione. Ne parliamo con Paco Lanciano. Buonasera. Buonasera. Allora, questa sera andiamo nel difficile. Andiamo nel difficile, quindi semplificheremo al massimo. Al massimo. Ci perdoneranno i fisici relativistici, faremo una semplificazione. Allora, in che situazione si trovava Einstein all'inizio del Novecento e soprattutto in cosa consiste il suo intervento? Ma semplificando con un'analogia con questi libri, possiamo dire che l'edificio costruito con la meccanica, cioè con le leggi di Galileo, le leggi del pendolo, le leggi di Newton, era un edificio molto stabile, che funzionava molto bene rispetto all'esperienza. Alla fine dell'Ottocento arrivano le leggi dell'elettromagnetismo, ovvero l'elettricità, il magnetismo, le onde elettromagnetiche e la luce diventano una teoria coerente che però messa, diciamo, nelle condizioni in cui funzionava la meccanica, la teoria della meccanica, aveva questo strano comportamento, come dire, non reggeva. Questo è un altro trucco di Giuseppe Isolde. Questo è un trucco di Giuseppe Isolde che ci racconta questo concetto complesso. Quindi del fatto non collavano insieme? No, soprattutto quello che per la meccanica funzionava bene, cioè il passaggio da un sistema di riferimento ad un altro, per le leggi dell'elettromagnetismo non funzionava. E cos'era che non funzionava? Cos'era che non funzionava? Beh, naturalmente i fisici studiavano questi due libri cercando di scoprire il segreto, ma in realtà Einstein, e questo fu un po' il suo colpo di genio, andò a guardare sotto e si accorse che i concetti di base della fisica erano naturalmente lo spazio e il tempo, due entità separate e soprattutto due entità che scorrevano comunque il tempo sempre nello stesso modo e che si misuravano col metro lo spazio sempre nello stesso modo. E la soluzione? E mise in discussione proprio questo. La soluzione cioè ce l'ha lei, eccola qua. Lo spazio-tempo. Lo spazio-tempo, una nuova metrica, come dire, un nuovo sistema di misurare che legava sempre una misura di spazio a una misura di tempo. E a quel punto... In questo modo i nostri due volumi erano, come dire, ingabbiati ed erano finalmente coerenti, il sistema era coerente. A questo punto il sistema funzionava. Ecco, questo spiega simbolicamente concettualmente questa rivoluzione dello spazio-tempo. Ma qui abbiamo un marchingegno che cerca di spiegarci una cosa un po' difficile. Sì, diciamo subito che questo è proprio un piccolo assaggio di relatività, per quello che si può cercare di intuire, che ci racconta perché la costanza della velocità della luce, cioè il fatto che la luce si muova sempre alla stessa velocità, incida sul passare del tempo. Proviamo a capirlo. Allora, qui abbiamo un fotone che facciamo andare avanti e indietro, cioè un raggio di luce che si muove fra due specchi, rimbalza fra due specchi, e che sta andando a una velocità che è 1/1000 della reale velocità a cui si muoverebbe la luce. E quindi ogni volta che torna su fa scattare il contatore del tempo, un'unità di tempo. Possiamo considerare questo un orologio a luce che ha il suo rintocco ogni volta che il fotone rimbalza su questo specchio. Allora, cosa succede se facciamo muovere questo orologio e noi vediamo l'orologio viaggiare, vediamo cosa succede. Naturalmente il fotone, per tornare al rintocco, dovrà fare un percorso più lungo. Ed è chiaro che se si muove alla stessa velocità farà il rintocco più tardi, cioè in altre parole la distanza dei rintocchi nel tempo sarà maggiore. Perché la velocità della luce è sempre uguale e quindi cambiando la lunghezza deve cambiare. E quindi il concetto è questo, che intorno alla velocità della luce deve cambiare il tempo. Sì, perché la velocità della luce rimane costante e il tempo e lo spazio in qualche modo si devono, come dire, adattare. E qui noi lo rivediamo in questa grafica che ci spiega meglio perché il percorso che deve fare questo fotone è più lungo. Sì, perché come si vede questo è proprio un triangolo e quindi andando alla stessa velocità impiegherà più tempo. Diciamo che soprattutto questo è il concetto, mi sembra, che la velocità della luce è costante e non si può muovere. Quindi si devono muovere il tempo e lo spazio per accordarsi con questa legge. Sì. Questo naturalmente è molto difficile da capire e poi va detto che siccome le nostre velocità sono sempre molto bassi, nell'esperienza quotidiana questo non lo vediamo. E ne parleremo dopo. Questa è la relatività ristretta, quella che poi porterà anche alla legge E uguale mc quadro, ma è solo una piccola parte della teoria della relatività. Difatti 10 anni dopo verrà pubblicata la teoria della relatività generale con una matematica molto più difficile, alla quale hanno poi contribuito indirettamente molti matematici. Tra l'altro un matematico italiano dell'Ottocento, Ricci Curbastro.
La teoria della relatività è un meraviglioso esempio di come la matematica ha fornito lo strumento teorico per una teoria della fisica. Questa frase è tratta da una lettera che Albert Einstein scrisse il 15 dicembre 1952 a un'allieva di Gregorio Ricci Curbastro. Questo matematico di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, è stato l'artefice del cosiddetto calcolo tensoriale, che è lo strumento matematico col quale Einstein riuscì a elaborare la sua teoria più grandiosa, la teoria della relatività generale. Ricci Curbastro elaborò questo calcolo a partire dal 1884, lo portò a compimento nel 1900, con la collaborazione anche del suo migliore allievo, matematico padovano Tullio Levi-Civita. Per alcuni anni questo calcolo non fu adeguatamente apprezzato dai contemporanei perché appariva troppo complicato. Poi, intorno al 1912, Albert Einstein si stava dibattendo, stava lottando disperatamente per elaborare la sua nuova teoria, la teoria della relatività generale, ma si trovò in una fase di stallo molto pesante, non riusciva ad andare avanti perché gli mancava la matematica adeguata. Più tardi dirà che gli mancavano le parole per esprimere i propri pensieri. Si rivolse al suo caro amico, il matematico svizzero Marcel Grossmann, e lo implorò di aiutarlo alla ricerca, per l'appunto, di uno strumento matematico che gli permettesse di risolvere i suoi problemi. E Grossmann, facendo una ricerca d'archivio, fu in grado di rintracciare l'articolo di Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi-Civita. Con l'aiuto di Grossmann, Einstein si impadronì di questo calcolo e nel novembre del 1915 portò a definitivo compimento la teoria della relatività generale. Einstein e Gregorio Ricci Curbastro si incontrarono una sola volta, il 27 ottobre del 1921, nel corso di una conferenza che Einstein tenne a Padova. In quell'occasione Einstein volle ringraziare pubblicamente Ricci Curbastro per la sua opera, per avergli permesso di elaborare la teoria che gli ha dato una fama immensa e imperitura. C'è una conseguenza sconcertante di questa teoria della relatività. Man mano che aumenta la velocità relativa tra due osservatori, lo spazio si contrae e il tempo si dilata. È un effetto che dà luogo al famoso paradosso dei gemelli, che invecchierebbero in modo diverso se uno viaggiasse nello spazio a velocità vicine a quelle della luce e l'altro invece rimanesse a terra. Un cartone animato realizzato insieme a Bruno Bozzetto cerca di spiegare proprio questo concetto. Come è possibile che se un astronauta viaggiasse per un certo tempo a una velocità vicina a quella della luce, tornando a terra troverebbe il suo gemello molto più vecchio di lui? Il fatto è che questi paradossi ci sembrerebbero del tutto normali se entrassero nella nostra esperienza quotidiana. Ciò invece non avviene per una ragione molto semplice. Questi fenomeni diventano evidenti solo quando si viaggia a velocità molto vicine a quelle della luce. E queste velocità sono fuori dalla nostra portata. Basta pensare che l'oggetto più veloce che l'uomo ha costruito è una sonda interplanetaria che nel suo momento di punta massima può raggiungere quasi 20 km al secondo. Ebbene, la luce è 15.000 volte più veloce, 300.000 km al secondo. Cioè un attuale razzo interplanetario nei confronti della velocità della luce si trova esattamente nella condizione di una tartaruga nei confronti di un aereo a reazione. 15.000 volte più lenta. Ecco perché noi non siamo mai entrati nella zona magica in cui avvengono questi paradossi. Ma perché avvengono solo in prossimità della velocità della luce? In realtà essi si producono sempre, anche a bassa velocità, ma gli effetti sono troppo piccoli perché ce ne accorgiamo. Infatti la loro crescita è molto rapida all'aumentare della velocità. Cosa vuol dire? Basta fare un esempio semplice per capire questo concetto. Cioè prendere un oggetto di metallo
e avvicinarlo pian piano a una calamita. Quando è a 1 metro l'effetto di attrazione non si avverte, anche se in teoria esiste leggermente. A mezzo metro neppure, e neppure a 20 centimetri. Ma man mano che ci avviciniamo, questa attrazione si comincia a sentire e aumenta sempre più. Nell'ultimo centimetro diventa molto forte e nell'ultimo millimetro fortissima. Nell'ultimo millesimo di millimetro poi diventa quasi irresistibile. Per gli effetti relativistici avviene un po' la stessa cosa. Con la velocità dell'automobile siamo qui, con quella del razzo interplanetario qui. Cioè in un punto in cui in teoria l'effetto relativistico esiste, ma è inavvertibile. Soltanto se disponessimo di astronavi capaci di avvicinarsi alla velocità della luce, entreremmo nel campo degli effetti molto evidenti. E basterebbe ogni volta un piccolo avvicinamento in più per moltiplicare questo effetto e amplificare così le conseguenze. Secondo una tabella approssimativa, infatti, supponendo che un'astronave parta oggi e torni tra 1000 anni, viaggiando sempre a 294.000 km al secondo, il tempo relativo a bordo sarebbe di 200 anni. Ma basterebbe accelerare di poco, cioè arrivare a 299.792 km al secondo, per ridurre il tempo a soli 2 mesi. Basterebbe poi accelerare di pochissimo, cioè soltanto di 4 centimetri al secondo, per scendere a soli 3 giorni di tempo relativo a bordo. Rimane naturalmente un grosso interrogativo, un enigma che alla nostra mente continua a sfuggire. Perché accade tutto ciò? La chiave di tutto per capire la relatività consiste proprio nel rovesciare questa nostra vecchia credenza, che si è ormai dimostrata sbagliata, dicono i fisici. Il tempo e lo spazio non sono cose fisse, assolute, ma sono relative al sistema in cui si muovono. Per capire questo nuovo modo di ragionare bisogna prendere il concetto di velocità come il concetto chiave. Al centro di tutto il sistema c'è la velocità della luce. Quando la velocità è vicina a quella della luce, il tempo si dilata e lo spazio si contrae in progressione molto rapida. Quando diminuisce, riporta le cose come prima. Nei nostri sistemi umani, la lancetta si muove solo nella prima parte del quadrante, quindi il tempo e lo spazio ci sembrano fissi e immutabili, ma se riuscissimo ad arrivare a fondo scala vedremmo tutto cambiare, sia le dimensioni che il tempo. Questo paradosso ha delle implicazioni incredibili. Per esempio, se qualcuno partisse oggi dalla Terra a bordo di un'astronave che viaggia a una velocità molto vicina a quella della luce e tornasse fra 2 anni, atterrerebbe nel futuro, per così dire, cioè in una Terra tutta diversa, così come sarà fra 100, 200 oppure 400 anni, a seconda della velocità alla quale avrà viaggiato. E potrebbe così scoprire cosa succederà qui sulla Terra nei prossimi secoli. Ma questo effetto della dilatazione del tempo è solo teorico o lo si può davvero osservare in certe condizioni? Ebbene, si sono fatti esperimenti con aerei e satelliti. Ecco il risultato. Nell'ottobre del 1971 alcuni scienziati decisero di verificare direttamente i curiosi effetti della teoria di Einstein sullo scorrere del tempo. In particolare tentarono di misurare le quasi impercettibili differenze che si verificano fra lo scorrere del tempo registrato a bordo di aerei o a terra. A questo scopo 4 orologi atomici al cesio furono imbarcati su jet commerciali che avrebbero compiuto il giro del mondo. Contemporaneamente a terra funzionavano gli analoghi orologi atomici del Naval Observatory americano. 50 ore più tardi, all'atterraggio, l'ora segnata dai sensibilissimi strumenti mostrò una differenza di pochi miliardesimi di secondo, una quantità di tempo incredibilmente piccola, ma in perfetto accordo con le previsioni. Fu la prima di moltissime dimostrazioni della dilatazione del tempo effettuate con orologi veri. Alcune implicazioni degli studi di Einstein sono invece talmente sofisticate che ancora oggi, a un secolo di distanza, gli scienziati di tutto il mondo cercano disperatamente di inventare un esperimento che serva a verificarle. Emblematico è il caso delle onde gravitazionali, in sostanza increspature dello spazio-tempo prodotte da oggetti in movimento.
Il loro effetto, visto dalla nostra Terra, è talmente minuscolo che possiamo sperare di notarle solo quando vengono prodotte da fenomeni colossali, come ad esempio l'esplosione di una supernova o una stella che cade in un buco nero. Per cercare di individuare le sfuggentissime onde gravitazionali, a Cascina, vicino Pisa, è stato costruito uno strumento veramente al di fuori del comune. Si chiama Virgo ed è frutto di una collaborazione fra l'italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Centro Nazionale per le Ricerche Scientifiche francese. È un gigantesco apparato basato su un sofisticato sistema di specchi che riflettono la luce di 2 raggi laser. Il passaggio di un'onda gravitazionale produrrebbe una distorsione dell'immagine riflessa della luce laser. La cosa incredibile è che Virgo deve riuscire a misurare variazioni dello spazio-tempo tanto minuscole da essere inferiori al diametro di un atomo. E non deve confonderle con gli effetti delle ben maggiori vibrazioni dovute a cause esterne, come il passaggio di automobili o microterremoti. Per ottenere questo scopo si sono messi a punto sistemi di isolamento avanzatissimi e ora non resta che attendere pazientemente il verificarsi di un qualche gigantesco fenomeno cosmico che perturbi lo spazio-tempo. Ma c'è un altro concetto rivoluzionario, è quello della curvatura dello spazio. Sì, qui passiamo dalla relatività ristretta alla relatività generale. Nella relatività ristretta già abbiamo visto che succedono cose strane, l'orologio che rallenta, lo spazio che si contrae, quindi già sono dei concetti che non sono facili da capire. Einstein, non contento, inserisce nel suo sistema anche la gravità, i sistemi accelerati, e quindi la matematica diventa complicatissima e nella sostanza rilegge le famose leggi della gravitazione universale di Newton. Quindi i concetti di Newton, le leggi di gravitazione universale rimangono sempre validi anche oggi, però sono descritti in modo diverso. In un altro modo, che permetterà poi di spiegare fenomeni che altrimenti sarebbero stati inspiegabili. Newton sostanzialmente ci dice 2 corpi si attraggono e l'attrazione dipende dalla massa e dalla distanza, questo lo sappiamo. Cioè un pianeta gira attorno al Sole, se fosse fermo cadrebbe sul Sole. Einstein legge questa stessa situazione in quest'altro modo. Immagina che lo spazio-tempo che ormai pervade l'universo nel suo modello e che nel nostro caso è questo telo bidimensionale venga deformato dalla presenza di una massa. Se adesso noi facciamo deformare questo telo a causa della presenza, ecco che leggiamo la gravitazione in quest'altro modo. Questa deformazione fa sì che il nostro pianeta in orbita attorno al Sole si muova lungo un'orbita e quindi quello che succede non è tanto una forza diretta fra il Sole e il pianeta quanto il fatto che il pianeta sia costretto a seguire dei percorsi. E questo, se da un punto di vista della meccanica classica, tutto sommato assomiglia molto alla meccanica di Newton, spiega invece delle cose molto più raffinate e, se vogliamo, inspiegabili con la vecchia teoria nel campo dell'elettromagnetismo. Questo però crea scompiglio perché per le implicazioni che ha e crea molte polemiche. Sentiamo lo sceneggiato. Ecco. Dopo Newton si è sempre affermato che la spiegazione del movimento dei corpi nello spazio è data dall'influenza delle forze di attrazione da una parte e delle forze di inerzia dall'altra parte, ma il professor Einstein afferma invece, o meglio suggerisce, che il movimento dei corpi... lo provo. Ciò che lei sostiene in sostanza è che ogni corpo agisce, mi sembra, in funzione della sua massa specifica sullo spazio dentro il quale si muove. E che più questa massa è importante, più questo corpo può agire sulla forma dello spazio e curvarlo. Ma allora, signor Einstein, immaginiamo di considerare l'ipotesi di un corpo la cui densità possa essere tale che questo corpo arrivi a curvare lo spazio intorno a se stesso fino al punto di formare un circolo chiuso. E che tutto ciò che si trova dentro questo circolo non possa più di conseguenza uscire. Nel modo più assoluto, neppure la luce. Neppure la luce. E questo significa che non si vedrà niente di quello che succede all'interno di quel circolo. Dunque tutto quanto vi è rimasto chiuso dentro si troverà prigioniero del vuoto per sempre. Esattamente. Oh, insomma, signori, io dirò, come farebbe uno studente che si affatica sul suo compito, è un buco.
un immenso buco nero. Signor Einstein, tutto ciò è molto interessante, ma dove sono le prove di quello che lei sostiene? Sarà sufficiente fotografare la prossima eclissi totale di Sole. E nel 1919 arrivò proprio il momento giusto per fare queste fotografie grazie a un'eclissi totale di Sole. Sì, e vediamo di capire perché era così importante questa eclissi totale di Sole. Durante l'eclissi totale si riescono a vedere le stelle che sono vicine al Sole, che normalmente non possiamo vedere per la luce del Sole. Bene, nella teoria classica la luce viaggia perfettamente dritta perché non ha massa, non viene attratta quindi dalle altre masse, e quindi una stella rappresentata da quella pallina nel nostro spazio che emette un raggio di luce dritto, e se la Terra, che è questa pallina, si trova dietro al Sole, è chiaro che il raggio di luce non potrà raggiungere la Terra perché verrà fermata nella sua corsa dal Sole. Quindi se i raggi di luce vanno dritti, noi non potremo mai sperare di vedere una stella nascosta dal Sole. Ecco, qui entra la teoria di Einstein che dice che queste strade, diciamo, per la luce, per i pianeti, come abbiamo visto prima, non sono così dritte. Non sono dritte, ma sono curvate. Esatto. Ricurviamo il nostro spazio. E qui proprio la deformazione del telo ci invita a capire che cosa succede al raggio di luce. Anche il raggio di luce, che pure non ha una massa e quindi non è attratta dal punto di vista newtoniano dal Sole, segue queste curve delle autostrade, cioè segue la deformazione dello spazio. Quindi non è una gravitazione, ma sono, come dire, delle strade deformate che obbligano sia i pianeti che la luce a fare un percorso particolare. Quindi si parla di deformazione dello spazio-tempo. E questo cosa significa? Significa che è possibile vedere una stella anche nascosta dal Sole, o quantomeno vediamo una stella in una posizione lievemente diversa spostata da quella in cui ci aspettiamo, perché il raggio della luce segue una traiettoria non rettilinea, e quindi l'osservazione di una stella non al suo posto sarebbe stata la prova di questa deformazione dello spazio-tempo. E qui vediamo nello sceneggiato appunto le felicitazioni di Max Planck a Einstein dopo questa prova. È straordinario. Non esiste altra parola. Lei ha finalmente le prove. La mia teoria è giusta e non avevo bisogno di prove. Ma supponiamo che le foto non avessero dato la conferma dei suoi calcoli. Che cosa avrebbe pensato in questo caso? Avrei pensato che Dio, essendosi dimenticato di usare una teoria giusta, doveva essersi certamente distratto, e mi sarei preoccupato per lui. Ecco, ma torniamo ai buchi neri, che sono uno degli aspetti più intriganti della teoria della relatività. Sì, va detto che abbiamo sentito nel filmato parlare di buchi neri. In realtà il termine buchi neri apparirà circa 50 anni dopo, però nella sostanza Einstein aveva già in qualche modo delineato la possibilità dell'esistenza di oggetti di questo genere. Cosa sono i buchi neri? Sono delle stelle che di grande massa alla fine della loro vita implodono in parte su se stesse e diventano piccole e densissime, talmente dense da deformare il nostro spazio-tempo, come vediamo in questo esempio, in un modo molto più forte rispetto a quanto possa fare una stella normale. Come una specie di imbuto, diciamo. È una sorta di imbuto all'interno del quale spesso viene risucchiata della materia, per esempio da stelle vicine, e questa materia circola attorno al buco nero. Noi l'abbiamo rappresentata qui con queste palline che ruotano attorno al buco nero, vengono, come dire, accalappiate da queste autostrade, come dicevamo prima. Questi percorsi spiraleggiano, peraltro emettono energia, e a un certo punto superano una certa linea, che è detta la linea dell'orizzonte degli eventi, oltre il quale noi non potremo più averne notizie. Cioè chi supera l'orizzonte degli eventi cade nel buco nero, e da quel momento il rapporto del nostro universo con quegli oggetti è finito. Una specie di tombino dal quale non esce più niente. Sì. Però appunto la cosa interessante è che non è una forza di gravità che li attrae. Quello leggiamo in termini di deformazione. Diremmo che la luce non può uscire da questo spazio in termini classici perché è attratta da questa grande massa, in realtà perché la deformazione dello spazio è tale per cui i percorsi interni sono delle autostrade chiuse su se stesse. Esatto, non hanno caselli di uscita, diciamo, e quindi noi non possiamo vedere nulla, non li vediamo. Quello che vediamo è questa materia che, spiraleggiando attorno al nulla, emette energia, e questa è la prova dell'esistenza dei buchi neri. Bene, sui buchi neri vediamo ora questa scheda.
I buchi neri sono astri la cui massa è concentrata in uno spazio molto piccolo. Su scala cosmica possono essere considerati delle specie di punti infinitamente densi. Ma come si formano questi oscuri e insaziabili mostri spaziali? Può sembrare paradossale, ma gli oggetti più bui dell'universo sono i resti di alcuni di quelli che furono i suoi corpi più luminosi, le stelle. E non stelle qualsiasi, ma stelle molto grandi. Questo tipo di astri, infatti, brilla per decine o centinaia di milioni di anni grazie ad una serie di reazioni di fusione nucleare che avvengono al loro interno. A un certo punto, tuttavia, il combustibile atomico si esaurisce e la stella dapprima si contrae rapidamente, poi esplode emettendo in pochi istanti più energia di quanta ne abbia prodotta in tutta la sua esistenza. Questo lampo di luce che attraversa l'universo viene chiamato supernova. Ciò che resta dall'immane esplosione è un nucleo estremamente denso di particelle chiamate neutroni. Sulla Terra un cucchiaino di quella materia peserebbe 1 miliardo di tonnellate. Se il nucleo di neutroni è ancora grande almeno 3 volte il nostro Sole, allora si verifica una nuova contrazione, un collasso inarrestabile che porta a concentrare una quantità di materia sempre maggiore verso il punto centrale di quella che fu una stella. E ad un certo punto la concentrazione di massa diviene tanto grande che neppure la luce riesce a sfuggire alla sua attrazione, nonostante sia ciò che di più veloce esiste nel cosmo. Nasce così un buco nero ed è destinato a crescere proprio perché, come un aspirapolvere cosmico, attrae sempre nuova materia. Secondo alcune teorie, però, sparsi per il nostro universo, ci sarebbero anche buchi neri dall'origine differente. Alcuni si sarebbero potuti creare da concentrazioni di materia prodottesi casualmente agli albori del cosmo, subito dopo il Big Bang. E potrebbero persino esistere mini buchi neri formati da poche particelle. Se così fosse, potrebbe non essere impossibile creare oscuri mostri in miniatura persino sulla Terra, negli acceleratori di particelle costruiti dai fisici per svelare i misteri dell'universo. Immediatamente la teoria della relatività fa presa nell'immaginario del grande pubblico. Ciò che viene concepito è che, al di là della loro difficoltà, le idee dello scienziato inaugurano un nuovo modo di vedere il mondo. Per molti tedeschi Einstein diventa anche un simbolo di riscossa, in un momento in cui la Germania è appena uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale, prostrata e disprezzata in tutto il mondo. Sotto la pressione della notorietà, Einstein dirà: come davanti a Re Mida tutto si trasformava in oro, così in realtà è una vera maledizione che qualunque cosa io faccia divenga subito oggetto di indiscrezione giornalistica. Vorrei che mi firmasse un autografo, signore. Va bene, ma tu lo sai chi sono? No, ma è per la mia collezione. Sì, se è per la tua collezione, allora va bene. Professore, la prossima settimana ci sarà una serata di beneficenza per i nostri malati. Vorremmo tanto che partecipasse e che prendesse la parola davanti all'assemblea. Professore, ci tengo a dirle che lei è il signore. vanto del popolo tedesco. Professore, noi siamo tutti orgogliosi. Professore. Gustav Goldschmidt, produttore di film. Io sono venuto a portarle la fortuna e la gloria. Voglio girare un film in cui lei interpreterà se stesso. Le porterà via pochissimo tempo perché dovrà coprire di cifre una grande lavagna nera. È inutile che le dica, caro signore, che il suo prezzo sarà il nostro. Ma per chi mi avete preso? Per una scimmia ammaestrata? Professore, io sono la baronessa von Kraft. Sono così felice di vederla. Vorrei che partecipasse alla mia cena letteraria. Oh, no. La stampa è irresistibilmente attratta da Einstein. I suoi modi, semplici e non convenzionali, e le sue battute di spirito sono uno spunto inesauribile per imbastire storie su di lui. Il Washington Post scriverà: se mai un giorno in un lontano futuro degli esseri intelligenti potranno esaminare a fondo il cosmo, osservando questo granello di polvere che noi chiamiamo Terra, una sola cosa risulterà chiara, che qui è vissuto Einstein. I premi si susseguono e così pure gli inviti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Ma arriveranno anche richieste curiose. Molte ditte sognano di avere lo scienziato come testimone dei loro prodotti e con il passare degli anni, praticamente ogni volta che Einstein dimostra di apprezzare qualcosa, gli giunge la richiesta di pubblicizzarla. Sarà contattato da fabbricanti di saponette, di penne e persino dal produttore di una lozione per far crescere i capelli. Molti infatti rimangono stupiti dalle stranezze di questo mondo invisibile e vorrebbero saperne di più. Einstein stesso ha detto:
tutte le teorie fisiche, a dispetto della loro espressione matematica, dovrebbero prestarsi a una descrizione tanto semplice da poter essere compresa persino da un bambino. Ciò nonostante, è difficile spiegare qualcosa a qualcuno che non conosce un certo tipo di matematica. Ah, eccolo. Ad una signora che chiede ad Einstein di spiegare la teoria della relatività risponde: Signora, lei lo sa come si fanno le fettuccine? Ma certo, è abbastanza facile. Vuole ricordarcelo per piacere? Ci vogliono delle uova, dell'acqua, della farina e poi si mescola tutto insieme. Bene, la parola farina. Supponiamo che io non abbia mai sentito pronunciare questa parola e che ne ignori completamente il significato. Lei potrebbe in questo caso spiegarmi come si fanno le fettuccine? No. No. Appunto. Esattamente per la stessa ragione io non posso spiegarle la teoria della relatività limitata. Professore, e la teoria della relatività generalizzata? Quella potrebbe spiegarcela? Ah, sì, è molto semplice. Ecco, secondo questa teoria, se lei avesse una vista veramente eccezionale, continuando a guardare dritto davanti a lei, potrebbe, dopo un certo numero di anni luce, accorgersi che è riuscito a vedere la sua nuca. Il grande carisma di Einstein è dovuto forse in parte anche, come dicevamo all'inizio, al fatto che si è trattato dell'ultimo grande scienziato solitario. Einstein ebbe sicuramente rapporti intensissimi con i fisici del suo tempo, con grandi matematici, ne abbiamo parlato, ma in definitiva le sue grandi scoperte erano poi il risultato di un lavoro teorico fatto a tavolino solo con carta e penna. Un lavoro che gli ha permesso di costruire in modo controintuitivo modelli assolutamente originali riguardanti la natura dell'universo, quella della luce o del movimento disordinato degli atomi. Dopo di lui, per tutto il Novecento, ogni avanzamento scientifico sarà il frutto di collaborazioni fra grandi gruppi di scienziati, ognuno dei quali aggiungerà solo un piccolissimo tassello al quadro della conoscenza. Ma Einstein non fu uno scienziato che viveva fuori dal mondo, nella classica torre d'avorio. Si impegnò a fondo nelle battaglie pacifiste, si preoccupò del ruolo degli scienziati nella società, si batté perché fossero garantite l'educazione sessuale e il diritto alla contraccezione. Disse: solo una vita vissuta per gli altri vale la pena di essere vissuta. I successi di Einstein come scienziato e come protagonista del suo tempo non vanno però di pari passo con i suoi successi familiari. Il suo rapporto con Mileva si sgretola. Il cuore di Albert batte solamente per le cifre e per le cose. Con il passare degli anni, il sodalizio fra Albert e Mileva si incrinò sempre più irrimediabilmente. Dopo il matrimonio, Mileva aveva abbandonato ogni ambizione, rifiutando anche di firmare i lavori scientifici ai quali contribuiva con il marito. «Siamo una sola pietra», diceva scherzando sul nome Einstein, che in tedesco significa appunto una pietra. Forse però con gli anni il fatto di aver abbandonato la scienza cominciò a influire sul suo umore, rendendola frustrata e incline alla depressione. Ricordo bene che Weber aveva previsto per me un brillante avvenire nella ricerca scientifica, ma evidentemente non doveva essere molto informato di quello che aveva stabilito la natura. Einstein divenne prima indifferente, poi apertamente ostile. La coppia si separò nel 1914 e il matrimonio fra Albert e la scienziata che lo aveva incantato finì nel 1919. Mileva rimase invece con i due figli di Albert, Hans Albert, che sarebbe diventato un ingegnere, ed Edward, che, gravemente malato, vivrà quasi tutta la sua esistenza chiuso in un istituto, amorevolmente assistito dalla madre. Nel 1914 Einstein scrive alla moglie una lettera in cui detta le condizioni per stare ancora insieme. Emergono qui le meschinità, i rancori di una coppia in crisi che però è forzata alla convivenza dalla presenza dei figli, ma ormai incapace di dialogo. Mileva avrebbe dovuto attenersi a un durissimo decalogo racchiuso appunto in una lettera in cui Einstein le imponeva fra l'altro le seguenti regole. Promettete esplicitamente di osservare i seguenti punti.
Primo, non vi attenderete da me alcuna manifestazione di affetto e non ve ne lamenterete. Secondo, mi risponderete immediatamente quando vi interpello. Terzo, uscirete dal mio ufficio immediatamente e senza protestare quando ve lo chiederò. E a sottolineare la ormai pura formalità del loro rapporto aggiunge: rinuncerete a ogni relazione con me oltre a quelle richieste per mantenere le apparenze in società. Per loro sono diventato veramente un estraneo. I figli non sono delle astrazioni. Hanno bisogno di una presenza. Di te non hanno mai conosciuto che l'assenza. Naturalmente la storia giudica Einstein come scienziato per le sue scoperte, non come marito. Ma forse per la genialità c'è un prezzo da pagare. C'è a questo punto però un aspetto interessante a proposito di genialità e di scoperte, e cioè la grande diversità tra scienziati e artisti. Gli artisti creano opere uniche, irripetibili. Se non ci fosse stato Mozart, nessun altro avrebbe scritto le sue musiche, e questo vale per gli scrittori, per i poeti, eccetera. Per gli scienziati invece le cose vanno in modo diverso. Infatti, se Einstein avesse fatto il violinista o il commerciante, la teoria della relatività forse sarebbe stata scoperta esattamente allo stesso modo da qualcun altro qualche anno dopo. Un conto, infatti, scoprire qualcosa che già esiste, come le leggi della natura, altro invece è creare delle opere che esistono solo grazie a chi le crea. Bene, questo è un concetto molto intrigante e ne parliamo con uno storico della scienza, è il professor Bellone. Ecco, qual è la sua opinione in proposito? Ma cominciamo col dire che ormai quasi tutti sono d'accordo nel ritenere che lo sviluppo delle conoscenze non è una cosa lineare, non è un processo lineare. Va in ordine sparso. Sì, va in ordine sparso, a zig-zag. La cosa fondamentale è che si presume sia giusto pensare che lo scienziato tolga i veli alla natura, cioè scopre ciò che già vi è. Per fare un esempio, Cristoforo Colombo scopre l'America perché c'è il continente da scoprire. Già esisteva. C'era lì in attesa. Perché ricordiamo Colombo? Per il coraggio della ragione, il coraggio di fare un viaggio estremamente problematico e che poi ha generato molte cose che Colombo neppure poteva ipotizzare. Lo stesso vale per Albert Einstein. Einstein ha introdotto nel Novecento due linee di ricerca, la fisica degli atomi, la meccanica quantistica e la relatività. Ma è stato un atto di nascita, non è stato una sepoltura di quello che c'era prima. Stiamo ancora lavorando su quello e potremmo allora dire che è talmente poco lineare la conoscenza umana, così darwiniana se vogliamo, che ogni problema che risolviamo ne genera 100.000. Perbacco è bellissimo. Quindi diciamo che la scoperta, come l'invenzione, ha a sua volta bisogno di creatività. Ha sempre bisogno di creatività e la cosa affascinante, soprattutto per i giovani, è che è un'avventura che non ha fine, c'è spazio per tutti. Dietro ogni collina ce n'è sempre un'altra. Ce n'è magari più alta ancora. I grandi scienziati sono quasi sempre mossi dalla pura passione per la conoscenza e molto raramente pensano ai possibili utilizzi pratici delle loro ricerche. D'altra parte, questi sono spesso imprevedibili oppure diventano evidenti solo dopo molti anni. Eppure, proprio da studi apparentemente astratti sono nate le innovazioni tecnologiche che hanno più profondamente cambiato la nostra esistenza. In fondo, quando Faraday studiò l'elettricità, nessuno immaginava che un giorno quello strano fenomeno sarebbe servito a qualcosa. Einstein disse: «La scienza ristagnerà se la si farà servire a obiettivi pratici». Ed egli passò tutta la vita a studiare problemi in apparenza del tutto astratti. Eppure, dalle intuizioni di Einstein sono nate innumerevoli applicazioni. Ad esempio, senza la teoria della relatività,
molti strumenti di microelettronica non sarebbero stati sviluppati. Non avrebbe di conseguenza visto la luce tutto il sistema di telecomunicazioni moderno, che è basato sui satelliti, e senza la celebre equazione E uguale mc al quadrato non funzionerebbero le centrali nucleari che producono elettricità. E in generale non si sarebbe sviluppata la moderna fisica nucleare e delle particelle, alla quale dobbiamo fra l'altro moderni strumenti diagnostici come la PET, che consente di ottenere ottime immagini dei nostri organi interni, oltre ad alcune delle più avanzate tecniche di radioterapia per sconfiggere i tumori. Fra gli oggetti che non saremmo in grado di far funzionare se non conoscessimo i risultati di Einstein ci sono i rivelatori di posizione GPS, ma anche i sensori posti sulle strade per misurare in tempo reale la velocità degli automobilisti, compresi gli autovelox. Questi strumenti tecnicamente vengono chiamati radar Doppler e funzionano inviando raggi laser o onde radio sull'oggetto di cui si vuole misurare la velocità. Sia i raggi laser che le onde radio sono forme di luce e dunque viaggiano a circa 300.000 km al secondo. Entrambi, quando vengono riflessi dalla macchina che hanno colpito, tornano indietro con una frequenza diversa che varia a seconda della velocità del veicolo raggiunto. Oltre alla teoria della relatività, Einstein fece altre geniali scoperte grazie alle quali sono poi stati concepiti apparecchi divenuti diffusissimi, fra di essi le cellule fotoelettriche, i pannelli solari e indirettamente anche le telecamere e le macchine fotografiche digitali. E naturalmente l'elenco completo sarebbe lunghissimo. Pochi scienziati come Einstein hanno saputo sintetizzare così tante cose in una formula così lapidaria. L'energia uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. In un certo senso, anche nella scienza come nell'arte, c'è un'intrinseca bellezza formale. Questa famosa formula, che è alla base della teoria della relatività, aveva per Einstein una eleganza senza uguali. Quando l'aveva scoperta, e solo pochi studenti l'apprezzavano, non avrebbe immaginato quello cui avrebbe dato origine, non solo sul piano matematico. Sentiamo perché. La materia è pura energia e ciascun corpo contiene una fantastica riserva di forza che equivale al prodotto della sua massa moltiplicato per il quadrato della velocità della luce. Signor professore, qual è l'interesse di questa equazione? Non esiste un potere che sia capace di liberare l'energia che imprigiona per sempre la materia. Quindi affermo, signori, che questa equazione non riceverà mai la minima applicazione pratica, ma è bella in se stessa e la sua bellezza giustifica la sua esistenza. Bravo! In realtà l'energia dell'atomo non era destinata a essere imprigionata per sempre. Qualcuno, tra l'altro proprio un italiano, Enrico Fermi, avrebbe trovato il modo anni più tardi di liberare quell'energia e creare le premesse per lo sfruttamento dell'atomo. I tempi maturavano proprio per accelerare questa impresa, in cui lo stesso Einstein verrà poi direttamente coinvolto. L'ebreo Einstein non è stato ancora impiccato. Potente offensiva degli studiosi tedeschi contro la scienza ebrea. Philippe Lenard dichiara: vi sono due fisiche, quella ebrea e quella ariana. Rudolf Tomacek aggiunge: la fisica moderna è uno strumento del giudaismo mondiale che cerca di distruggere la scienza nordica. Il professor Stark conclude dichiarando: la teoria di Einstein sulla relatività è un colossale bluff giudaico. Le nostre informazioni sono terminate. Einstein, con la seconda moglie Elsa, decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Rifiuta di essere ancora cittadino tedesco e si dimette dall'Accademia delle Scienze di Prussia e da tutte le altre cariche onorifiche.
Il 7 ottobre 1933, insieme alla moglie, parte in nave per raggiungere l'Università di Princeton, dove è stato invitato a insegnare, accolto a braccia aperte. Come lui, moltissimi scienziati ebrei lasciano la Germania negli anni seguenti per sfuggire alle persecuzioni. Professor Bellone, cosa ha significato per la Germania questo esodo? Due cose. La prima, con quell'esodo la Germania perse il cervello e col tipo di guerra che si cominciava a sviluppare, perdere le menti voleva dire perdere tutto, come in effetti accadde. E non si può perdere impunemente un Einstein, ma non solo lui, ma una generazione di matematici, ingegneri, fisici, eccetera. E questo capitò anche l'Italia nel suo piccolo con l'andata in America di Fermi. La conseguenza macroscopica a questo punto fu per gli Stati Uniti di avere in mano il cervello e quindi di avere potere, perché è vero che la conoscenza è potere e l'hanno dimostrato. L'altra lezione che dovremmo imparare da questa tragedia di quegli anni è la giustificazione che fu data. La giustificazione data da Hitler in persona con un suo famoso discorso fu questa, che la scienza non è né neutrale rispetto alla politica né oggettiva, cioè non dice la verità, ma deve soltanto soddisfare i bisogni dei popoli emergenti. Per fortuna aveva torto. In seguito alle persecuzioni razziali e al clima fascista arriva in America anche Enrico Fermi, sua moglie ebrea. Fermi darà un contributo decisivo alla fabbricazione della bomba atomica, costruendo il primo reattore nucleare a Chicago e poi dirigendo con Oppenheimer a Los Alamos la costruzione delle bombe che verranno poi lanciate su Hiroshima e Nagasaki. Einstein, ancora una volta, sarà protagonista di questa svolta verso il nucleare con una sua famosa lettera. Adesso comprenderà certamente perché è così importante che lei accetti di firmare questa lettera. Signor Wigner, è assolutamente sicuro della precisione di questi risultati? Insieme a Szilard abbiamo ricominciato a studiare il rallentamento dei neutroni che è stato scoperto a Roma da Fermi. E adesso noi siamo in grado di affermare che è possibile ottenere una reazione nucleare a catena. Gli unici problemi che abbiamo ancora sono solo di natura tecnica. Non ci sarebbe il modo di mantenere il segreto su tutto questo? È troppo tardi. Sappiamo da fonte sicura che degli scienziati a Berlino stanno lavorando nella stessa direzione. E voi vorreste rivelare delle scoperte tanto preoccupanti agli uomini politici? Ma avete pensato al pericolo che possono rappresentare per l'umanità? Ma lei crede che Hitler esiterà a servirsi dell'arma atomica? E il pericolo sarebbe meno grande per l'umanità se le dittature fasciste si impadronissero per prime di una potenza così terribile. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Se non staremo molto attenti, sarà l'inferno il risultato delle nostre equazioni. Professore, non abbiamo altra scelta. Ora è suo dovere informare il presidente degli Stati Uniti. Il primo dei belligeranti che disporrà della bomba atomica otterrà un vantaggio decisivo. È l'avvenire del mondo libero che è in gioco. Soltanto lei ne può convincere Roosevelt. Vi conoscete e lui la stima moltissimo. La sua autorità di scienziato e il suo grande prestigio otterranno l'effetto voluto. Va bene, va bene. Speriamo di non dover mai rimpiangere quello che stiamo per fare. Signor Presidente. Nel 1940 Einstein diventa cittadino americano, sancendo così anche formalmente il distacco dal proprio paese d'origine. Intanto il progetto Manhattan parte. A Los Alamos si crea una città segreta dove centinaia di scienziati sono praticamente tagliati fuori dal mondo perché nessuno deve sapere cosa stanno preparando. Diretti dal fisico Oppenheimer, lavorano giorno e notte per risolvere i problemi della costruzione della prima bomba atomica. A Los Alamos sono concentrate le migliori menti del secolo, i fisici più brillanti.
Ne mancano solo 2. Uno è Einstein stesso, il quale non fu coinvolto perché era troppo famoso e con la sua sola presenza avrebbe sicuramente attirato troppe attenzioni sul progetto. E inoltre Einstein era un convinto pacifista che si era piegato a chiedere al presidente americano di attivarsi per costruire la bomba atomica solo perché terrorizzato dalla possibilità che potessero ottenerla prima i nazifascisti. La seconda grande assente a Los Alamos fu una donna, Lise Meitner, la geniale scopritrice della fissione nucleare. Di origine austriaca, era anche lei ebrea. Invitata a Los Alamos disse: «Non avrò mai niente a che fare con una bomba». Al centro delle sue ricerche vi era il tentativo di carpire i segreti dell'atomo insieme all'amico e collega Otto Hahn. L'avvento del nazismo però stravolse la vita di Lise, che una notte del 1938 si trovò costretta a fuggire in Svezia. Otto Hahn continuò gli esperimenti a Berlino, ma tenendosi in contatto epistolare con Lise. E fu esaminando alcuni sorprendenti risultati di Otto che la scienziata si rese conto di come nel suo ex laboratorio fosse avvenuto qualcosa di straordinario. Un processo che Lise, con il suo nuovo collaboratore Otto Frisch, battezzò fissione nucleare. Alla fine della guerra l'Accademia di Svezia premiò la scoperta con il Nobel, ma incredibilmente questo fu assegnato solo a Otto Hahn. Egli non fece presente il fatto che avrebbe dovuto dividere il premio con Lise, definendola anzi una sua assistente che aveva lasciato Berlino prima dei risultati finali dell'esperimento, senza ricordarsi di dire il motivo per cui la scienziata era dovuta partire. Mentre a Los Alamos si lavora alla bomba, sui fronti la guerra imperversa. I tedeschi parlano di armi segrete in preparazione, ma nessuno sa bene cosa sono. Dopo lo sbarco in Normandia e l'avanzata in Europa, reparti speciali americani cercano ovunque fisici tedeschi, ma anche europei, per sapere a che punto stanno le ricerche sulle armi atomiche nella Germania nazista. Il risultato di questa delicatissima inchiesta viene comunicato alle autorità americane e Leo Szilard, lo scienziato che aveva convinto Einstein a scrivere la famosa lettera, viene sollecitato a consultare i documenti per un giudizio tecnico. Allora, colonnello, in base a questi dati, considerate pure i tedeschi su una falsa strada. Le ipotesi sulle quali lavorano sono sbagliate. Ed è molto probabile che non potranno avere la bomba atomica per un bel numero di anni. Pensa di parlarne al professor Einstein? Forse sì, ma lui è rimasto fuori da tutto questo. Però la sua influenza sul presidente Roosevelt potrebbe esserci molto utile. Questo cambia completamente le cose. Se avessi potuto sospettare che i servi di Hitler erano fuori strada fino a questo punto, in nessun caso sarei andato a informare un governo, anche se quello degli Stati Uniti, delle possibilità offerte dall'energia nucleare. Certo, neanch'io. Senza la bomba la Germania non ha speranze. Le ricerche di Los Alamos devono essere interrotte immediatamente. Con l'aiuto del nostro collega Frank, ho appena portato a termine una relazione sui pericoli dell'arma atomica. La faccia avere subito a Roosevelt. Quella lettera Roosevelt non ebbe probabilmente mai modo di leggerla. Molto malato, morì il 12 aprile del 1945. Intanto il primo test atomico ha luogo a Alamogordo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tra gli scienziati nasce un grosso dibattito sull'utilizzo della bomba atomica contro il Giappone. Oppenheimer difende l'idea di lanciarla. Non dovete dimenticare che siamo in guerra e se gli Stati Uniti non saranno in grado di dare un colpo decisivo al Giappone, la guerra nel Pacifico potrebbe durare ancora degli anni. Il presidente Roosevelt aveva accettato il progetto Manhattan con la speranza che l'arma atomica non sarebbe mai stata impiegata. Il presidente Roosevelt è morto e il presidente Truman ha verso la bomba un atteggiamento nettamente positivo. Credete forse che la storia dei conflitti fra le nazioni finirà con la seconda guerra mondiale? Queste ricerche che lei oggi ci chiede di abbandonare, altri le porteranno avanti. Sono davvero responsabile di tutto questo? No.
Avete sentito quello che ha annunciato la radio? Albert, i giapponesi saranno costretti ad arrendersi subito. E la guerra sarà finita. Sì, sì. Probabilmente questa guerra sta per finire. Ma adesso gli uomini hanno il mezzo per spingere il loro infallibile istinto di autodistruzione fino alla sua conclusione ultima. Einstein, pacifista convinto, farà ancora sentire la sua voce contro le armi nucleari per il controllo degli armamenti e per un radicale cambiamento del governo del mondo. Poco prima di morire firmò una lettera manifesto elaborata dal filosofo e matematico Bertrand Russell, in cui si chiedeva ai governi del mondo di rinunciare per sempre alla guerra. La lettera purtroppo era utopistica, ma conseguì il risultato di dare origine al movimento Pugwash, che ancora oggi si batte per il disarmo. Allora mi sembra di capire che la tua lettera aperta alle Nazioni Unite non ha avuto molto successo. No. Ma io ricomincerò. È buffo. Prima, quando io sostenevo che era necessario fabbricare delle bombe, mi ascoltavano tutti molto attentamente. E adesso, quando cerco di far loro capire perché non bisogna servirsene, mi trovano senile. Gli ultimi anni Einstein li passa a studiare un problema di fisica che lo tormenta, le implicazioni della meccanica quantistica. Per lui il problema non è solo matematico, ma anche filosofico in un certo senso. Ha un avversario di stazza da battere, il fisico danese Niels Bohr, e Einstein non accetta la sua teoria, cioè che il comportamento delle particelle di base della materia sfugga per sempre alla capacità umana di capire e di misurare il loro movimento e la loro posizione. Sì, avanti. Oh, Einstein! Niels Bohr! Ah, questa giornata mi sembrava persa ed ecco che invece diventa magnifica. Grazie. Ah, vedo che l'ispirazione qui va a gonfie vele. Ah, l'ispirazione. L'ispirazione. No, io mi sento invece come un vecchio vulcano spento. Ogni mattina quando mi alzo mi sembra che il vulcano si risvegli, poi alla sera mi rendo conto che la montagna era soltanto una collinetta, ma vedrà che io finirò per demolire la sua sconcertante interpretazione della teoria dei quanta, che mi ha fatto passare non so quante notti senza dormire. La natura non può fare i capricci che lei le vuole attribuire. È inaccettabile. Per uno scienziato questo è del tutto inaccettabile. Oh, se io non posso descrivere l'universo con obiettività, allora... Perché, in definitiva, ciò che ci ostacola non sono le nostre deduzioni scientifiche, ma le nostre concezioni filosofiche. Abbiamo della realtà due visioni radicalmente contrapposte. Lei è assolutamente convinto che la realtà rimarrà per sempre incerta e che, qualunque esse siano, tutte le risposte ci porteranno a nuovi interrogativi, mentre io credo che questa incertezza è solo la distanza che provvisoriamente ci separa dalla verità. Ma noi troveremo l'ultima risposta. Sì, perché la realtà è la perfetta espressione di un ordine superiore, di una grande bellezza. No, io non credo affatto che Dio possa giocare ai dadi con il mondo. Ma di cosa si tratta esattamente? Beh, la meccanica quantistica è un aspetto molto complicato della fisica teorica, ma molto importante. Talmente importante da indurre Einstein a passare il resto della sua vita a cercare una soluzione, inutilmente. Pensiamo, per concludere, che sia forse utile tentare di chiarire il concetto che è alla base di questo affascinante problema, aiutandoci con un cartone animato realizzato insieme a Bruno Bozzetto. Non pretende di spiegare tutto, ma cerca semplicemente di dare un'idea di questo enigma della meccanica quantistica e degli interrogativi che hanno angustiato Einstein, che pure è stato uno degli scopritori di questo comportamento delle particelle. Le cose quindi non sono semplici, noi abbiamo fatto del nostro meglio.
L'atomo, secondo una rappresentazione fisica, può essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Al centro si trova il nucleo, composto da protoni e neutroni, e intorno uno o più elettroni che orbitano come piccoli pianeti a velocità altissima, facendo circa 1 miliardo di milioni di giri al secondo. Ma è proprio così l'atomo? Un momento, esclama a un certo punto Heisenberg. Chi vi ha detto che l'atomo può essere rappresentato in questo modo o in qualsiasi altro modo? In realtà noi non sappiamo niente dell'atomo. La sola cosa che conosciamo sono le frequenze e l'intensità della luce che emette. La sola cosa che quindi possiamo fare sono dei calcoli. Heisenberg sostituisce così al modello dell'atomo delle semplici matrici numeriche e dai suoi calcoli esce fuori una cosa che non finisce di stupire, e cioè che è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione e la velocità di una particella. Se si individua con precisione la posizione, non si può conoscere la velocità, e viceversa. È il cosiddetto principio di indeterminazione, che è in totale contrasto con la fisica classica. Cosa significa questo principio? Facciamo un esempio. Se un cannone spara un proiettile, in base ai calcoli noi siamo in grado di determinare quale sarà la sua velocità, la traiettoria e quindi la sua posizione ad ogni momento. Il proiettile è naturalmente fatto di atomi e gli atomi sono fatti di particelle. Quindi anche per le particelle dovrebbero valere gli stessi calcoli di velocità e di traiettoria. E invece no. Se è vero che nell'insieme essi avranno statisticamente quell'andamento e quella traiettoria, prese però una per una, le particelle si comportano in realtà in modo diverso, non conoscibile. Tant'è vero che se invece di una palla di cannone si sparasse una singola particella, sarebbe impossibile determinare contemporaneamente, in un certo istante, la sua velocità e la sua posizione. È come se la particella fosse sparpagliata in tutta una zona, in vari punti contemporaneamente, con indici di probabilità diversi. Cioè è come se l'onda potesse trasformarsi in particella in un punto piuttosto che in un altro, in modo non prevedibile. Qualunque tentativo di individuarla, del resto, disturberebbe il sistema e renderebbe quindi inutili i calcoli. Questo principio di indeterminazione in pratica implica che la classica nozione di traiettoria non ha più senso in meccanica quantistica, o perlomeno non è necessaria. E Einstein come reagisce di fronte a tutto ciò? Einstein rifiuta l'idea che ci si debba accontentare di semplici probabilità. In realtà dice debbano esserci altri fattori che ancora non conosciamo e che permetterebbero di capire con precisione tutto ciò. La fisica non è un gioco d'azzardo, dice. E il vecchio lassù non gioca a dadi. Di questa interpretazione della meccanica quantistica c'è un aspetto fondamentale che a Einstein non va giù, e cioè che la parte più intima della materia sia per sua stessa natura non conoscibile. Continua a lavorare su questo problema in modo solitario, senza che quasi nessuno lo sostenga. Persino il suo più fedele collaboratore, Mayer, a un certo punto lo abbandona. Va bene, non resta che ricominciare tutto da capo. Ah, no. No e poi no. Può ricominciare lei se vuole, ma senza di me. Senza di me. Lei è Albert Einstein, ma io la devo avvertire che è fuori strada, professore. Lo posso affermare. Ma non ne ha alcuna prova. Finirà per accorgersi che per la strada nella quale ha voluto incamminarsi lei è solo. Solo. È un'affermazione, non è una prova. Lei può permettersi benissimo di tergiversare. Ha avuto successo, ha fatto grandi scoperte, ma io no. E sento il bisogno di rendermi utile. Ho perso anche troppo tempo. Aspetti, l'accompagno. Non si disturbi. Mayer. Deve scusarmi, professore. Io non ne posso più. E sono certo che non smetterò mai di pensare che l'animo umano è stato concepito in armonia con l'universo e quindi che è capace di capire questo universo. Einstein aveva allora definitivamente torto. Siamo a Torino, sulla collina torinese, buonasera professore, a casa del professor Tullio Regge,
professor Regge è un eminente fisico che tra l'altro ha vinto negli Stati Uniti il prestigioso premio Einstein e ha lavorato per tanti anni a Princeton, nello stesso istituto in cui ha lavorato Einstein. Allora, professore, il principio di indeterminazione regge sempre. Ma certamente regge, cioè non c'è alcuna evidenza sperimentale contro questo principio. Quello su cui Einstein insisteva non era tanto l'evidenza sperimentale quanto l'interpretazione filosofica. Cioè il fatto che non si poteva conoscere il comportamento della materia. Sì, c'è un elemento probabilistico che è quello della meccanica dei quanti che non gli piaceva. Lui era un determinista essenzialmente. Nulla esclude che nel futuro ci sia quello che Tom Kuhn chiamava una rivoluzione scientifica, che possiamo paragonare a questa matriosca, e supponiamo che questa matriosca sia una teoria scientifica, apparentemente bella, liscia, tutta perfetta, eccetera, e poi uno la guarda bene e scopre che c'ha qualche imperfezione. La si apre. Aprendola facciamo quella che è una rivoluzione scientifica, secondo Kuhn, e dentro appare un'altra teoria, e la quale funziona meglio di quella precedente, bellissima, spiega meglio il principio di incertezza, eccetera, eccetera, però anche quella è imperfetta. E c'è un taglietto e io lo apro e salta fuori un'altra matriosca. Ora questo gruppo questa matriosca qui, diciamola, avrà 5-6 pezzi dentro. La mia idea è che in realtà la matriosca della fisica ne abbia un'infinità di pezzi, che il processo non termini mai. E il prossimo pezzo, la prossima matriosca, quale sarà secondo lei? Vorrei saperla, ma so solo che il modello standard delle particelle elementari spiega un sacco di cose, contiene tutto quello che sappiamo, con gli acceleratori, energie miliardi di volte più elevate di quelle di 50 anni fa, del tempo di Einstein e così via. Però secondo me non è la fine. E poi si cercherà di andare indietro nel tempo per vedere un po' cosa è successo all'origine. All'origine sì, perché la conoscenza dell'infinitamente piccolo è assolutamente necessaria per capire l'infinitamente grande, cioè per capire l'evoluzione dell'universo a partire dal Big Bang. E siccome c'è un'infinità di gradini che deve scendere nell'infinitamente piccolo, c'è anche un'infinità di epoche cosmologiche di cui noi vediamo solo le ultime, essenzialmente. Poiché il Big Bang è avvenuto circa 15 miliardi di anni fa, quello che noi percepiamo oggi è quest'onda che ci arriva, questo rumore di fondo, sì, che ha miliardi di anni. Però noi non sappiamo cosa c'è oggi in quel punto. Noi non lo sappiamo perché più distante si va, più i segnali che viaggiano lentamente, solo alla velocità della luce, arrivano dal passato. Potrebbero essere stati altri Big Bang nel frattempo? Se andiamo oltre potrebbero esserci degli altri Big Bang che noi non vedremo mai, oppure qualcuno vedrà qualcuno. Chi lo sa, i nostri remoti discendenti fra miliardi di anni potranno vedere. Cioè, l'uomo è finito e vive in un universo che è infinito, pieno di eventi, di cose, e quindi possiamo solo immaginare cosa c'è attorno, ma vedere tutto no. Quindi dobbiamo ancora scoprire tante cose, forse i fisici hanno ancora molto da lavorare per tanto tempo. E avranno sempre da lavorare, cioè il lavoro non finirà mai, magari finirà l'umanità per chissà che cosa e continuerà qualche altra comunità di viventi su qualche altra stella, da qualche altra parte, e riusciranno ad andare oltre, tutto lì. Ma se l'universo è infinito, le combinazioni delle particelle anche però sono finite, perché sia pure in numero sterminato, il che vuol dire che possono esserci mondi simili a questo o fotocopia. C'è un professor Regge che in questo momento sta parlando da qualche altra parte e dice cose quasi simili. Non lo escludo, sono anzi abbastanza favorevole, cioè l'universo contiene tutto quello che può esistere anche con minime variazioni ripetute in vario modo. E basta camminare, andare lontano lontano, miliardi di anni luce, anzi trilioni di anni luce, e magari uno incontra qualcosa di simile. Ecco. Guardi quel giardiniere. La verità che c'è in quell'uomo è difficile trovarla altrove. Ha imparato una forma di vita e la segue con passione, come gli è stato insegnato a fare. Invece noi. Eppure questo è un consiglio che voglio darle.
non deve lasciarsi mai fuorviare dalla strada che lei si è scelto, perché si accorgerà che quello che è davvero grande e esaltante qua giù è che esistono degli uomini che possono lavorare in completa libertà. Einstein ricevette moltissime lettere dalle persone più diverse e da tutto il mondo. Molte erano di bambini. Sono una bambina di 7 anni. Tu e mio zio che fa la guardia costiera. Siete i miei eroi. Io sono un po' scarsa in matematica e questo mi preoccupa molto. Sinceramente, tua Barbara. Cara Barbara, non ti preoccupare delle tue difficoltà in matematica. Posso assicurarti che le mie sono ancora maggiori. Sinceramente tuo, professor Albert Einstein. Caro signor Einstein, sono una bambina di 6 anni. Ho visto una tua foto. Penso che dovresti tagliarti i capelli, così staresti meglio. Cordialmente la tua Anna. Caro professor Einstein, ho saputo della sua esistenza leggendo un libro di fumetti sull'atomo. Mi dispiace che sia stato malato. Lei è una brava persona e spero che stia bene presto. Richard, 6 anni, Stato di New York. Caro signore, avrei dovuto scriverle molto tempo fa, ma non mi ero resa conto che lei fosse ancora vivo. Pensavo che lei fosse vissuto nel XVIII secolo. Sua, Tiffany, Sudafrica. Cara Tiffany, grazie per la tua lettera. Mi devo scusare con te per il fatto di essere ancora vivo, ma prima o poi ci sarà rimedio anche per questo. Sinceramente tuo, Albert Einstein. Einstein muore il 18 aprile del 1955 a Princeton, ma pochi come lui continueranno a vivere nel ricordo di tutti noi. Grazie per averci seguiti, buonasera. Dal 10 al 17 settembre Chevrolet chiude un occhio sui primi 6 mesi di finanziamento. E per tutto il mese, nuova Kalos da 8.950 euro. Oppure con impianto GPL gratuito. Nuova Matiz da 7.750 euro. Su tutta la gamma per i primi 2 anni, 50 euro al mese e assicurazione furto incendio inclusa. Ricorda, dal 10 al 17 settembre, 6 rate le offre Chevrolet. Non dimenticarti della tua igiene orale. Deigan Protex combatte la placca, protegge e rinforza i denti. Quando non c'è lo spazzolino, c'è Deigan Protex.